Se Kevin Spacey, Kaiser Soze nei Soliti Sospetti, fosse stato buono e fosse stato un artista, si sarebbe chiamato Federico Clapis. Chi è? Nel 2016 mi chiedi chi è? Che te lo dico a fare? Kevin Spacey è un attore americano che ha fatto I Soliti Sospetti, adesso sta facendo House of Cards. Ah no, dici Clapis? Vabbè, ancora peggio. Clapis ha fatto 150 milioni di visualizzazioni solo su Facebook. A naso in Italia non ho visto più Clapis che Kevin Spacey negli ultimi 2 anni. Personalissimo cartellino. Federico Clapis è un artista giovane, già stimato, espone con Francis Bacon, fa cose così, ma il motivo per cui ve ne parlo oggi è che rispetto a tutti gli artisti in circolazione si differenzia per un tratto davvero unico. Conta su un seguito online che nessun altro artista italiano ha e a naso anche a livello internazionale non è facile avere quei numeri. Se andate a vedere sulla sua pagina Facebook ha 840.000 e passa fan, più il seguito su YouTube, più il seguito su Instagram, più. I più sgamati di voi diranno: sì, ma come li ha fatti questi fan? E qui inizia la storia che vi volevo raccontare. Per 5 anni il buon Clapis ha prodotto online video tendenzialmente leggeri. Tanti format, tanta sperimentazione, la musica, il cazzeggio, parodie. La tentazione di definire molti video che ha fatto Clapis in passato un po' delle mezze cagate è alta. Ma chi lavora online sa benissimo che fare centinaia di migliaia di visualizzazioni, milioni di visualizzazioni è dannatamente difficile. Try, prosegue, sbarca al cinema, game therapy, film in 200-400 sale, una marea di rassegna stampa, tappeti rossi, eccetera eccetera. A un certo punto lo incontro a dicembre dell'anno scorso sul palco dello Yap Forum. Yap Forum, evento numero 1 di Digital Italia, 12.000-15.000 aziende pronte a fregarsi le mani per investire sul fenomeno online del momento. Partiamo con la sensazione come di essere un'asta di Cristi, con tutte le aziende in sala pronte con il cartellino a comprarsi il loro pezzetto di Clapis. E lui che fa? Annuncia il ritiro. Ma come ritiro? Fai dei numeri pazzeschi, c'hai qua la gente con i catini di soldi che sono pronti a lanciarteli addosso e ti fermi lì. Yes baby. Annuncia il ritiro per dedicarsi a quella che è la sua competenza, la sua passione, l'arte. Davanti a questo annuncio tutti gli addetti ai lavori un po' scettici hanno detto: sì, però tutta la mole, la massa di fan che ha accumulato negli anni facendo un'altra cosa, a questo punto quando annuncerà dei tizi abituati a vedere dei video di cazzeggio, che da quel momento gli farà vedere soltanto video di arte, lo moleranno in massa e le sue pagine dai milioni di fan scenderanno a poche decine di migliaia di appassionati. E invece no. E questo è il bello di questa storia. I fan non solo non lo lasciano, ma continuano a crescere. 2 lezioni importanti che possiamo imparare da Clapis. La prima, per avere successo online e per aggregare una grande community di persone che ti sostengono, non sei obbligato a seguire la strada classica, la strada che seguono tutti. Sei un artista e allora cominci subito a parlare di arte. No, puoi seguire una strada completamente diversa. Spazio alla tua creatività. Questo è il bello. E la cosa molto interessante per tutti è che una volta che hai costruito un brand, una volta che sei noto online, una volta che le persone ti apprezzano, poi ti seguono, a prescindere dal fatto che uno faccia un video di cazzeggio o un video artistico, e sono anche disposti a comprare da te, perché c'è un rapporto personale profondo, che non è il rapporto che tu hai con un personaggio della televisione, è un rapporto diretto. Il che si traduce ovviamente in un beneficio economico, e non ci dobbiamo stupire che uno come Clapis da questo punto in poi è in grado di monetizzare la sua arte, un valore destinato a crescere, e la fila di gente la porta. La seconda lezione fondamentale è questa: la prossima volta che vedi qualcuno online e pensi che sia un pirla, fermati un secondo a pensare, pensaci 2 volte, perché forse se non stai capendo esattamente dove sta andando a parare, allora il pirla sei tu.